Stavo dormendo perché a me l'hanno detto al mattino all'alba, hanno aspettato perché tanto era inutile dirmelo durante la notte. Quindi mi ricordo che sento un rumore tic 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 ed era mia madre. È bruciato tutto. Progresso, velocità, tecnologia e innovazione. Energica è questo e molto altro ancora. Sono Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company e direttore marketing del gruppo CRP. Qui guardiamo al futuro da sempre, un futuro che con Energica è diventato completamente elettrico. Primissimo ricordo sulle motociclette, probabilmente andiamo veramente a quando ero piccola, perché io sono cresciuta in mezzo ai motori, in mezzo alle auto soprattutto. Le moto sono venute subito dopo, ma ero ancora abbastanza piccolina. Mio nonno aveva comunque già fondato l'azienda e si era sempre occupato di alta tecnologia. È stata una crescita graduale dell'azienda di famiglia e di conseguenza della famiglia, perché comunque nelle aziende italiane, nelle piccole aziende italiane, è un tutt'uno. Nel 2008 con mio padre in particolare, ma anche io con lui, avevamo iniziato a guardare ad altre tecnologie. Quando siamo arrivati ad avere la grandissima crisi economica che a noi ci ha travolto totalmente, perché consideriamo che il mondo della Formula 1 campa e campava sugli sponsor. Quindi mi ricordo ancora una riunione in cui ci siamo trovati ancora una volta in famiglia, perché eravamo io, mio fratello e mio padre, e abbiamo detto: qua le cose sembrano molto dure e molto lunghe. Non si sapeva quando sarebbe finita, sembrava molto grave come poi è stata. E quindi abbiamo pensato: ci sono solo due possibilità, o cerchiamo semplicemente di sopravvivere, oppure investiamo tutto in qualcosa di completamente nuovo e diverso. Uno dei sogni sia miei che di mio padre era quello di avere un prodotto nostro. Abbiamo deciso quindi di andare avanti con la seconda ipotesi, quindi di investire tutto in qualcosa di completamente nuovo, in particolare in un prodotto nostro. E la prima cosa che ci è venuta in mente è stata quella di ritirare fuori una delle proposte che nel tempo c'era stata fatta. C'era stata richiesta la possibilità di sviluppare delle moto elettriche da corsa, perché un imprenditore di allora stava cercando di mettere in piedi un campionato. La moto è arrivata da un anno fa, quindi in realtà dopo tanti anni, ma è un altro campionato in realtà. Il fatto di poter arrivare anche con Energica, quindi anche con questa azienda, in un mondiale vero, professionale, serio, con i nostri mezzi, poi quindi con il nostro veicolo, e quindi non più solo come fornitore, ma con qualche cosa che avevamo interamente pensato fin dall'inizio. Era un sogno che si realizzava. L'incendio di Jerez è stato molto pesante. Doccia fredda. Erano le 6 del mattino più o meno. Niente, la cosa positiva è stata che ho tirato su subito il telefono, ci siamo sentiti appunto immediatamente con Francesco Venturini e con Pau Serracanta di Dorna, e è stato subito un affiatamento. Siamo dovuti ripartire immediatamente ancora più forte di prima, quindi è stato fisicamente molto difficile, ma è stato psicologicamente molto difficile. Però viceversa, forse un po' anche gli anni di gavetta italiana hanno aiutato. Ci ritiriamo di nuovo sulle maniche e si riparte, quindi probabilmente se fosse successo a qualcun altro da qualche altra parte del mondo in cui fino ad allora aveva avuto qualche difficoltà, ma neanche più di tanto, sarebbe stato ancora più difficile. Bisogna sempre stare coi piedi per terra, perché comunque la tecnologia ha già fatto passi importanti. Se pensiamo che la nostra batteria, che adesso abbiamo messo anche sulle stradali, ma che è anche sulla Moto E, è già più del doppio rispetto ai nostri competitors, gli ulteriori incrementi ci saranno, ma non saranno uguali, saranno minori. Io credo che un grande salto si potrà fare quando si farà un salto tecnologico sempre nella batteria, perché il resto è già molto avanzato. Moto E ha deciso di non fare grandi stravolgimenti per il secondo anno, perché quello che si vuole fare adesso è continuità. Quindi l'anno scorso è stato fatto un enorme sviluppo, abbiamo sperimentato tecnologie nuove, quest'anno si dà
diciamo, struttura al tutto. Quello che faremo è andare a lavorare sul dettaglio, perché una volta che inizi a girare su una macchina elettrica è molto difficile riuscire a farti ancora andare bene una macchina a benzina. Così è per le moto e così è per tutto. Per tutto. Ogni ulteriore evoluzione può solo migliorare un prodotto che è già eccellente di partenza, quindi credo che sì, il futuro sarà elettrico perché sì, e in più perché lo spero. Allora, a me piace tantissimo il suono, perché intanto l'abbiamo creato apposta, lavoriamoci, cioè mettiamolo come plus, andiamo a mettere una riduzione a denti dritti al motore che faccia un suono molto forte.